Immagina il silenzio che precede l'alba, i primi passi nudi sulla sabbia fresca, il fruscio dei pini che si intreccia al canto del mare. Cervia ti accoglie così, come un respiro profondo, un luogo dove il tempo rallenta e finalmente torna ad essere tuo. Benvenuti a Discover Cervia, il podcast dedicato alla Riviera del Buon Vivere. Cervia, insieme a Milano Marittima, Pinarella e Tagliata, è un invito a rallentare. Qui il tempo ha un altro sapore. Non corri, fluisci, non accumuli esperienze, le vivi. Tra pinete che profumano di resina, percorsi ciclabili che abbracciano la costa e l'entroterra, bagni di luce e silenzio all'alba. Cervia è un buon ritiro, un rifugio di bellezza e presenza. Oggi parliamo di benessere autentico, quello che nasce non da trattamenti esotici o luoghi sconosciuti, ma da un luogo che ti accoglie con il suo ritmo naturale. Cervia è questo, una destinazione che ti ascolta e ti restituisce silenzio, bellezza e lentezza. A raccontarci la sua esperienza e il suo amore per Cervia è oggi una donna che ha attraversato il mondo della moda, dello spettacolo, dell'editoria e della crescita personale con forza, carisma e spirito. Attrice e modella statunitense, naturalizzata italiana, ma anche conduttrice e autrice di libri sulla crescita personale. Con lei scopriremo cosa significa ritrovare il proprio ritmo in un luogo che ti accoglie così com'è, naturale, lento, profondamente umano. Con noi oggi c'è la meravigliosa Clarissa Bart. Pronti a partire? Allacciate le cuffie, comincia il nostro viaggio nel benessere autentico di Cervia. Ma grazie davvero, guardate che meraviglia che è Cervia, che meraviglia, c'è una cosa pazzesca, veramente un gioiello qua. E non è la prima volta che vengo e non sarà l'ultima volta che vengo qua perché le cose qui, insomma, a parte le amicizie che ho, ovviamente anche motivi di lavoro, ma la pace che si trova qua è una cosa che, insomma, raramente io trovo nella mia vita perlomeno. Ricordi la prima volta che sei venuta qui a Cervia? Credo che la prima volta che sono venuta a Cervia era comunque per fare la conoscenza con EFS Editore, insomma, con la quale ho fatto 2 libri. Sono 2 sorelle fantastiche e loro con EFS Editori mi hanno trattato veramente come una parte della loro famiglia, altrimenti non conoscerei Cervia forse, quindi è un po' colpa loro. Quali ispirazioni ti hanno aiutato in questo contesto particolare di mare, di luce, di sole, di pineta? Ma tutto quello che hai nominato ora sono ovviamente delle eccellenze, ma sono i motivi per la quale uno trova una pace interiore. Io spinto stamattina, ero già sulla spiaggia alle 7:30, ho fatto un'ora di footing proprio per ingerire, se vogliamo, tutto il bel sole, il mare, la sabbia, la gente che già stava fuori per il loro benessere, pace, calma, serenità e ecco, io c'ero. Nella puntata di oggi parliamo di benessere. In che modo Cervia riesce a nutrire il tuo bisogno e le tue abitudini? La calma, la serenità. Il mare è come avere un colloquio con il mare quando ci sto davanti, no? Quindi il modo veramente di fermarsi, riflettere, pensare, può fermare il mondo, perché questo lo sappiamo tutti, è un mondo che va a 2000 sempre, ovviamente con i computer, cell phone, sms, ding ding ding, ding ding ding, tutto intorno a noi è sempre un ding ding ding. Quando vieni qua, cioè quando stai sulla spiaggia, parli con l'universo e c'hai davanti il mare, è un altro modo di essere, è un altro being, insomma, no? E quindi le cose che ti arrivano sono messaggi che erano dirette a te, erano destinate a te, però hai aperto, insomma, un modo di ricevere i messaggi che magari nella quotidianità normale non facciamo. Qui hai dei tuoi luoghi del cuore? Io se vengo qua e quando vengo qua per me per avere quel momento ancora di magari con me stessa, un po' di solitudine e di torno a ripetere con l'universo è sempre la pineta. Vado là e trovo, sai, è proprio un come si dice in inglese, si dice envelopment, è come avere, non so, un abbraccio della natura, no? Essere abbracciati proprio dai pini, dagli alberi, dagli scoiattoli che so che ci sono valanga di aver capito, so tanti scoiattoli. E quanto è importante un luogo, in questo caso anche Cervia, per vivere una vita migliore? Ma chiaro, credo che nella letteratura i lavori più belli, più importanti e quelli che rimangono nella storia sono fatti in luoghi e in posti con la natura.
che c'è autori che proprio vogliono staccare dalla città, staccare da tutto il rumore, staccare dal caos per trovare la pace, per pensare e fare arrivare dei messaggi che altrimenti magari non capteresti. Se dovessi scegliere un colore per raccontare Cervia, È blu, ragazzi, il cielo è blu, il mare è blu, è un colore che io adoro, proprio per la sua senso di calma, di serenità che dà. blu è il colore del mare, che cosa può dare osservare il mare? Quando uno comunica con il mare, quando uno ti metti a meditare, se vogliamo, davanti al mare, con il mare, insieme al mare, i messaggi che arrivano sono diversi, sono quelli che devi sentire in quel momento. Cioè non c'è niente da fare, l'universo proprio ti parla, dici siediti qua un attimo, parla con il mare, senti il mare che ti deve dire e poi i messaggi arrivano. Quando parliamo di Riviera del Buon Vivere, per te cosa significa? E significa, questo è un byline molto carino che ho sentito che Cervia usa, ed è vero, è veramente buon vivere qua, buon mangiare, il mare, sole, la gente stessa. Non solo, voi avete anche dei periodi in inverno dove potete veramente prendere un po' di relax per voi, rigenerare. Poi c'è l'estate dove c'è di tutto e di più, ci sono i concerti, c'è il teatro, ci sono i raduni, c'è il Ironman che è a settembre, quindi il bello di tutti e due i mondi, no? Un po' di comunità, un po' di feste, un po' di freneticità, detto così, però poi 6 mesi di calma, che è un po' come vivo a Phoenix, 6 mesi di estremo caldo e 6 mesi dove si vive veramente bene, quindi avete il più bello di tutti e due i mondi. Tu arrivi dall'Arizona, Sì. A un tuo amico, a una tua amica dell'Arizona, che parola useresti per raccontare Cervia? Piccolo paradiso. Io trovo qui veramente quando c'è un'accoglienza fantastica, la gente è pura e sembra veramente di essere proprio aperta, carina, una comunità che sta anche qua per aiutarsi a vicenda. Queste sono cose che si sono un po' perse. In queste piccole realtà si trova più facilmente. Questo veramente fa onore a Cervia. E che tipo di energia ritrovi? Calma, serena, come ho detto prima, c'è un po' di friccichio ora perché la stagione, ho visto che stanno tutti preparandosi sulla spiaggia per la stagione che è in arrivo, tra poco, immagino che già c'è veramente, se non c'è oggi ci sarà domani certamente, che si stanno tutti preparando le spiagge, gli stabilimenti, tutti con un bel sorriso perché inizia la stagione, è una nuova stagione. L'Arizona con i suoi paesaggi è sempre un luogo ricercato dalle persone alla ricerca della spiritualità. Esatto. Questo anche Cervia. Anche Cervia, sì. Allora facciamo la città gemellate, perché è vero, lì c'è Sedona che poi è ad un'ora e 10 minuti da casa mia, che è il New Age Capital degli Stati Uniti, che è un posto meraviglioso con le rocce rosse e dove vengono da per tutto il mondo a trovarsi, a ritrovarsi, a fare un rispecchiamento, se vogliamo, del proprio essere, cose che io ho trovato anche qua. C'è una spiritualità qua, quando c'è, come ho detto prima, la natura, come avete qua a Cervia, e indubbiamente si parla volentieri di spiritualismo. Degli abitanti di Cervia, tu hai avuto modo di incontrarli? C'è qualche particolare che ricordi? C'è già la mattina, quando ho conosciuto la mamma di una persona che è venuta da me, insomma, che mi ha fatto un sacco di complimenti e mi ha fatto sentire molto a casa. Tu hai mai vissuto Cervia d'inverno? Sì, credo che sono stata più volte di inverno qua, è diverso, ovviamente, completamente diverso, ma è sempre un posto tranquillo, è sempre un posto felice, è sempre un posto di persone aperte, è sempre un posto, magari c'è anche più meditazione durante l'inverno. Senti, noi in questa puntata stiamo parlando di benessere. Tu da anni sei profondamente impegnata nel sostenere le donne nel loro percorso di crescita personale, di autostima e indipendenza. Secondo te che legame c'è tra benessere e le donne? La prima cosa che mi viene da dirti è questo, è che la donna non se lo permette molto, cioè la donna è talmente indaffarata con le cose che deve fare che raramente, difficilmente si dia la possibilità o il permesso, meglio dire,
di prendere il tempo per sé. E quindi questa è una cosa che io sottolineo sempre, che il tempo per te è fondamentale, che tu prendi il tempo per te, per ritrovarti, rigenerarti, pensare, fare anche journaling, no? Cioè prendere un bel diario e scrivere i pensieri tante volte è un bel self-care che bisogna dire. E quindi cioè, la donna deve non cercare più di avere il permesso di andare, lo deve mettere in calendario come appuntamento doveroso per la sua salute mentale e emotiva. Noi in queste puntate abbiamo parlato anche del cibo. Tu come vedi il benessere legato al cibo? Ragazzi, io ho mangiato qua un pesce ieri sera che è la fine del mondo. Insomma, io devo dire che io poi non mangio la carne per me, quindi quando io posso mangiare il pesce, per esempio, cos'era un branzino, un rombo, un qualcosa di meraviglioso, è importantissimo perché ovviamente la budella, se vogliamo, o la nostra pancia è il secondo cervello, no? E quindi come trattiamo, cioè c'è proprio un collegamento diretto, no? Quello che è vero è che noi siamo quello che mangiamo e quindi ecco c'è un collegamento fortissimo tra il benessere e mangiare bene. Clarissa, di solito si pensa alla Riviera come un luogo dove si balla, si danza, si fa festa fino al mattino. In realtà l'estate qui a Cervia può anche essere un'estate di tranquillità dove ritrovare il benessere, stessi, ma certo, il benessere assolutamente, cioè io credo che soprattutto quando si parla di spiaggia, mare e sole, la gente viene per rilassarsi, per il benessere, per stare bene, ci sono anche i centri, insomma, qua di benessere, cioè farsi, non so, massaggi, pulizie del viso, le cose che magari di solito e magari con la vita frenetica in città non si farebbe. C'è anche c'è una vita notturna, ma nella vita diurna credo che è veramente molto idonea, insomma, a dire che insomma è importante fare questo benessere, bere più acqua, sai, le cose che magari, bere più acqua, mangiare meglio, fare le passeggiate, stare in comunità, incontrarsi con gli amici, cioè, è un'estate come lo vuoi tu vivere, ma qui a Cervia, credetemi di quello che io ho visto e ho vissuto, cioè io torno sempre a ripetere la calma, la tranquillità e la serenità che in città ci manca. Noi Clarissa ti ringraziamo e ti chiediamo se conosci la canzone Romagna Mia. Romagna mia, in cuore. Non so con tutte le parole, scusatemi, ma la so. Ti chiediamo di chiudere questa nostra chiacchierata su Cervia facendo un invito agli amici che ci stanno ascoltando e magari tra questi c'è anche qualcuno che non è mai venuto a Cervia. Male. Chi conosciamo che non è mai venuto a Cervia? No, ci sono dei posti magari dove se vogliono andare a non divertirsi e non stare bene possono anche andare, ma se vogliono stare bene, se vogliono vivere una sana vita, se vogliono andare in bicicletta e in pineta, se vogliono stare in pace con il mare, in felicità con i cerviani, vi chiamate? I cervesi? Allora Cervia è il posto per voi. Grazie a Clarissa Bart, oggi abbiamo parlato di benessere e devo dire che dopo questa chiacchierata io sto Senti meglio? Meno male. Meglio. Grazie per averci seguito in questo nuovo capitolo di Discover Cervia. Abbiamo parlato di ritmo, di corpo, di respiro, di un modo diverso di abitare il tempo, ma il nostro viaggio non si ferma qui. Discover Cervia è un viaggio in 4 tappe, pensato per farvi scoprire il volto più autentico della Riviera del Buon Vivere, dal glamour discreto di Milano Marittima al sapore intenso della cucina locale, fino al benessere che nasce da un ritmo lento e rigenerante. Continuate a seguirci nelle prossime puntate e visitate il sito www.discovercervia.com per trovare percorsi attivi, esperienze open air e idee per una vacanza su misura, da vivere a passo lento o a tutto ritmo. Perché nel cuore della Romagna c'è un luogo in cui le emozioni sovrastano le onde del mare. Riviera di Cervia. Qui nessuna alba è uguale all'altra. Alla prossima puntata di Discover Cervia, il podcast che racconta, ispira, accompagna.